Roma-Inter, riparte la Serie A dopo la sosta per le nazionali, 7ª giornata in arrivo e subito un big match importantissimo per la nostra Inter che si prepara ad un nuovo tour de force con partite ogni 3 giorni, partite che rispetto al blocco precedente in cui oggettivamente abbiamo affrontato avversari piuttosto alla portata, cominciano invece ad essere molto più impattanti. Già la Roma è un inizio non banale, poi arriverà il Napoli sempre in trasferta la settimana successiva, la prossima settimana, poi la Fiorentina, insomma, tutte le altre. Subito un big match quindi per la nostra Inter, un big match contro una delle squadre che è partita meglio all'interno di questa stagione, la Roma di Giampiero Gasperini, che in questo momento si trova al primo posto in classifica con 15 punti al pari del Napoli, un percorso quasi netto, 5 vittorie e una sconfitta nelle prime 6 partite, rispetto ad un Inter che invece ha piazzato 4 vittorie e 2 sconfitte, si trova dietro quindi di 3 punti. È una partita Roma-Inter che storicamente regala tanti gol, che giocata all'Olimpico, qui è un momento mani in alto per chi è scaramantico, almeno nel recentissimo passato, ha sempre sorriso, o quasi, agli uomini nerazzurri, in base a chiunque fosse in panchina. Una partita che però, lato nostro, anche lato Roma, in realtà, però poi a noi interessa dell'Inter, sarà importante per avere delle risposte che dopo l'ultimo big match ufficiale disputato, cioè quello contro la Juventus, perso dall'Inter in malo modo, attendiamo inevitabilmente. Sono arrivate poi 5 vittorie consecutive, come dicevo, però non contro avversari particolarmente forti. Adesso arriva un altro big match, peraltro in trasferta, quindi tutti noi, oltre che di una bella vittoria, vorremmo vedere anche delle risposte importanti sul campo. Ben ritrovati intanto, amiche e amici passioni interisti, vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti qui sotto. Ci avviciniamo sempre più ai 100.000 iscritti. All'interno di questo contenuto vediamo insieme un'analisi della Roma, perché ci sono dei numeri interessanti e devo lanciarvi anche, non dico un paragone, però vabbè sì, chiamiamolo paragone, ma tra molte virgolette, poi dopo capirete, all'interno di un contenuto da cui però volevo partire facendo un passo indietro e analizzando un attimo quello che ha detto Christian Chivu in conferenza stampa. Per quando, nel momento in cui sto registrando, la conferenza è terminata da pochissimi minuti, quindi sono a caldissimo. Chivu, diciamo che come sempre non ha dato grandissimi spunti di formazione, anche se ha fatto, possiamo definirlo, un annuncio a tutti gli effetti, cioè ha ufficializzato che in porta giocherà Sommer e non Martinez, e questo diciamo che rimane un po' sempre un ballottaggio fra i due. Credo che lo sarà più o meno per tutta la stagione, potenzialmente in ogni partita potrebbe essere titolare sia l'uno che l'altro, quindi ce lo porteremo dietro, penso, ripeto, fino alla fine della stagione. Ha annunciato che giocherà Sommer e ha annunciato che per quanto riguarda Thuram ancora non è chiaro quando potrà rientrare. Poi l'ho ascoltato anche ai microfoni di Sky dopo la conferenza e diceva che ha ricominciato un pochino a correre, però deve fare tutta la fase di riatletizzazione, quindi almeno per quello che ha detto Chivu non è chiaro in questo momento quando potrà rientrare. Per quanto riguarda la Roma, invece, cominciamo dando 2 o 3 informazioni generali sulla Roma e poi volevo portarvi qualche dato che spiega un po' questo inizio di stagione. Allora, intanto quello che fa specie della Roma, sia per i risultati raggiunti che anche per quella che è la storia recente del suo allenatore Giampiero Gasperini, che è stato lodato più volte da Chivu in conferenza stampa. Secondo me ha dato addirittura, cioè non dico una frecciatina, però più volte ha ripetuto che forse, anche dopo i microfoni di Sky, forse è stato anche esonerato un po' troppo velocemente durante la sua esperienza all'Inter, poi senza voler ritornare su quei tempi. Però è stata una dichiarazione che io personalmente ho notato. E dicevo, rispetto anche alla storia recente di Gasperini, la Roma sta dimostrando una certa solidità, soprattutto più in difesa che non in attacco, anche se poi anche su questo torneremo. Però ecco, la Roma a livello numerico è in questo momento la miglior difesa del campionato, con 2 soli gol subiti in 6 partite, è terza per tiri subiti ed è anche terza per expected goal concessi. Quindi quello che sta facendo vedere fino ad ora è un tentativo, ecco, di compattare molto la difesa all'interno di un percorso che peraltro trova continuità con quello che già aveva cominciato a fare Claudio Ranieri durante la scorsa stagione, da quando era arrivato sulla panchina giallorossa. Tant'è vero che, se ho capito bene, la Roma è la squadra che nell'anno solare 2025 nei maggiori campionati europei ha subito meno gol, e sono 13, quindi è un dato non banale da tenere in considerazione. È anche un dato che però fa da contraltare
ad una fase offensiva che per il momento non è particolarmente brillante. La Roma adesso è il nono attacco del campionato con 7 gol fatti, è 11ª per expected goal prodotti ed è 10ª per tiri. Rimane una squadra comunque forte in attacco, ha tanti giocatori di qualità, fra poco parleremo anche delle probabili formazioni e lo vedremo, però per quello che eravamo abituati a vedere dall'Atalanta di Gasperini non sono numeri, ecco, che vanno in quella direzione, anche se poi, come ha detto lo stesso Chivu, siamo solo alla 7ª giornata, c'è tutto il tempo, non sono assolutamente dei bilanci definitivi. Prima volevo vi dicevo di questa sorta di paragone. Allora, intanto la prima cosa che mi è venuta in mente, non so se la sia venuta anche a voi, ve lo chiedo, guardando anche i risultati della Roma a livello proprio numerico in queste prime partite, io vedo 1-0 contro il Bologna la prima giornata, 1-0 contro il Pisa alla seconda, 1-0 sconfitta contro il Torino alla terza, 1-0 nel derby contro la Lazio alla quarta vittoria. La maggior parte di queste partite, tutte in realtà, tranne la vittoria contro il Verona per 2-0, sono vittorie arrivate con un solo gol di scarto, e tutti questi 1-0 in fila mi hanno un po' ricordato, non so se anche a voi, l'Inter di Mancini del 2015, quando lui è tornato in quella fase in cui l'Inter obiettivamente non stava vivendo il miglior momento della sua storia. Però se vi ricordate, all'inizio l'Inter era stata prima, dopo qualche giornata aveva piazzato una serie di 1-0 consecutivi, tra cui anche uno in casa contro la Roma con un gol di Medella da fuori area clamoroso, non so, così a bruciapelo mi ha ricordato quella squadra lì. Guardando invece poi i numeri, questo chiaramente che sto per fare non è un paragone, sarebbe ridicolo, però leggendo quello che è il dato degli XG concessi e dei gol subiti, mi ha ricordato un pochino la Roma quello che stavamo già dicendo prima di Inter Cremonese per quanto riguardava la Cremonese, che se vi ricordate era piuttosto in alto in classifica, aveva già messo insieme dei punti, sicuramente frutto anche di buone partite, però dicevamo attenzione perché la Cremonese sta un po' overperformando, cioè ha segnato di più di quanto ha fisicamente prodotto con gli expected goal e ha incassato meno di quanto avrebbe dovuto, sempre tra virgolette, col dato degli expected goal. E infatti anche la Roma, che vi dicevo prima, è seconda, cioè è la miglior difesa del campionato con 2 gol subiti ed è terza per XG concessi, andando però a vedere avrebbe dovuto, lo metto sempre tra virgolette perché è un dato che andrebbe contestualizzato poi in un discorso più ampio, però guardando gli XG avrebbe dovuto, tra virgolette, subire 4 gol in più di quelli che ha effettivamente subito, perché il dato degli XG concessi era vicino ai 6 a fronte dei 2 gol realmente subiti. Quindi anche qui sta un pochino overperformando. Infatti, per chi ha visto le partite, avrà notato una Roma sicuramente attenta e un po' più solida alla fase difensiva, ma non impenetrabile. Una Roma che poi più di una volta si è affidata molto anche alle parate di Svilar, che è un portiere fortissimo, che sta sicuramente facendo la differenza, e questa è la prima cosa che deve infonderci fiducia, perché al contrario l'Inter, come sappiamo, è il miglior attacco del campionato, ha un numero di gol nelle prime partite di tutta la stagione che è uno dei primi della storia nerazzurra. Se non sbaglio ha pareggiato un dato dell'Inter di Simoni, Chivu, con i 22 gol segnati nelle prime 8 partite tra campionato e Champions League, e quindi questo comunque ci può dare, come dicevo, fiducia, un Inter che può fare male alla Roma e può cercare di colpirla. Andando a vedere quelli che sono altri numeri, la Roma è terza per possesso palla, l'Inter è seconda, sono però, questo mi ha generato un po' di curiosità, sono terzi per possesso palla ma decimi per precisione passaggi, quindi hanno un dato piuttosto basso, è uno squilibrio piuttosto importante. Contate che l'Inter è seconda per possesso palla e seconda per precisione passaggi, poi qui i motivi possono essere tanti, ve lo butto lì come curiosità. È quinta per duelli aerei, l'Inter è settima, però sappiamo che ha nell'arma del gol di testa, soprattutto su corner o su punizione dal limite dell'area, un'arma importante delle proprie partite. Attenzione perché la Roma è 17ª per dribbling. Quindi domani affronteremo una squadra che, un po' come la stessa Inter, che però è migliorata in questo dato, non ha nel dribbling la sua arma principale, sebbene abbia più di un giocatore che da questo punto di vista può essere problematico da gestire, e tra poco lo vedremo. È una squadra che, ci ricordiamo, nasce con un mercato che
in realtà Gasperini voleva un pochino diverso, tant'è vero che, ve l'abbiamo raccontato anche qui su Passione Inter, nelle ultime settimane di mercato sembrava quasi che la possibile uscita di Manu Koné proprio in direzione Inter fosse quasi più spinta da Gasperini stesso che non da qualcun altro, perché un addio di Koné e un incasso importante avrebbe potuto portare ad avere le risorse per chiudere gli ultimi colpi che l'allenatore voleva. Hanno un attacco, come dicevo, nei giocatori piuttosto forte, adesso lo vediamo, un pochino squilibrato, perché hanno 4 giocatori, diciamo mancini di fantasia, se vogliamo definirli in questa maniera, che giocano sul centro-destra, e meno qualità, ma proprio anche meno elementi dal punto di vista numerico che possano giocare sulla sinistra, quindi destra di piede. Tant'è vero che più volte in quel lato è stato adattato un altro mancino, che però, soprattutto se si tratta di un Dybala o di un Soulé, viene un pochino limitato, non avendo la situazione ideale per rientrare e calciare. E hanno 2 prime punte che per certe caratteristiche, soprattutto fisiche, sono simili, Ferguson e Dobbik, che però sono invece un po' diverse sia nella tecnica, ma mi verrebbe da dire anche, perlomeno per quello che si è visto finora, nell'approccio. Cioè Ferguson, che è quello che sta preferendo Gasperini, sembra un giocatore per il momento un po' più coinvolto, un po' più famelico anche sul campo, rispetto ad un Dobbik che invece sembra un po' in difficoltà. Anche gli stessi tifosi della Roma immagino possano confermare su questo. E vi ho citato Dybala perché Dybala torna a disposizione e probabilmente tornerà anche dal primo minuto, o perlomeno questo è quello che si sa in questo momento. Chiaramente questo è come dire, per noi che siamo avversari è negativo, perché Dybala è un giocatore molto forte che più di una volta ci ha colpito anche proprio con la maglia della Roma. Dall'altra parte io riflettevo dicendo è un giocatore che cambia, sposta gli equilibri, ma li cambia anche all'interno della sua stessa squadra. Quindi per una Roma che comunque ha giocato molto di sistema, è una squadra che sta cercando degli equilibri per gestire una fase difensiva che, come dicevo, sta funzionando, e un attacco che deve migliorare, l'inserimento di Dybala ti porta sicuramente tante cose buone, va visto se va a modificare degli equilibri anche in negativo. Lo butto lì come ipotesi, poi avercene di giocatori come Dybala, per carità. E vi faccio vedere allora le probabili formazioni che potremmo vedere domani sul campo, con qualche ballottaggio, soprattutto lato Inter. Adesso li vediamo. La Roma dovrebbe giocare col solito 3-4-1-2 o 3-4-2-1 con Svilar in porta, Celic, Mancini e Ndicka in difesa. Wesley, Manu Koné, Cristante e Tsimikas a centrocampo. Il trio d'attacco dovrebbe essere Soulé, Dybala, Dobbik. Ora, come dicevo, vedremo se con Soulé dietro agli altri due o Soulé e Dybala dietro Dobbik. Poi sarà anche una disposizione che gestiranno in quel momento sul campo. Manca Angelino alla Roma, che sapete è un giocatore di grande qualità che a me piace molto. Al suo posto gioca Tsimikas, giocatore che non ha, diciamo, dal punto di vista fisico delle caratteristiche che migliorano eccessivamente la situazione. Angelino è un giocatore piccolino e piuttosto basso di statura, Tsimikas è un po' più alto, ma non così tanto da poter gestire la fisicità straripante di Dumfries. Lo dico perché questo, all'interno di una partita che si giocherà, immagino, anche un po' su certi duelli, potrebbe essere una cosa da sfruttare a nostro vantaggio. Il fatto che arrivi Dumfries con aggressività sulla fascia destra contro un giocatore che dal punto di vista fisico lo può soffrire, anche se alle sue spalle c'è un Ndicka che sta facendo invece un ottimo inizio di stagione. Dall'altra parte l'Inter, con Sommer in porta, vi dicevo, confermato dallo stesso Chivu in conferenza, Akanji, Acerbi e Bastoni. Anche qui mi verrebbe da dire che il ballottaggio Acerbi De Vrij possa essere simile a quello tra Sommer e Martinez, un ballottaggio che ci si porta avanti per tutta la stagione, giocando contro Dobbik, contro giocatori di questo tipo, lui o Ferguson, hanno proprio le caratteristiche classiche che si sposano meglio con Acerbi, quindi capirei la scelta dell'italiano. Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, un Di Marco che arriva da un momento molto positivo anche in nazionale, quindi si cerca di battere il ferro finché è caldo. Lautaro Martinez e Bonny. Qui, ascoltando Chivu in conferenza, ma soprattutto dopo a Sky, addirittura gli hanno chiesto giocherà Bonny o giocherà Pio, e lui, per mettere ulteriore dubbio, anche se è un dubbio un po' mascherato, ha controbattuto dicendo: ma chi ti dice che giocherà anche Lautaro? Mettendo quindi in dubbio anche il fatto che possa partire titolare il capitano. Lautaro invece dovrebbe giocare, è addirittura tornato in anticipo rispetto alle solite tempistiche di rientro dopo le nazionali, questo perché appunto ci tiene molto, e non avendo Thuram, che non ci sarà per questa partita,
chiaramente è importante che Lautaro dia il suo contributo. Al momento il ballottaggio principale appunto è quello dell'altro attaccante al suo fianco, ma tutto lascia pensare che possa giocare Bonny, che ha lavorato durante la settimana da piano, a differenza di Pio, che invece è stato anche in nazionale, e che anche per caratteristiche potrebbe provare a dare un po' più di fastidio contro una difesa che, come diceva anche Chiu, sa tenere anche un blocco basso, però sappiamo che il marchio di fabbrica di Gasperini a livello difensivo è la marcatura uomo e l'aggressività. Un giocatore come Bonny, che per certi versi, non totalmente, ma per certi versi ricorda anche Thuram nell'attacco alla profondità, nell'1 contro 1 fronte porta, potrebbe creare delle difficoltà ad una difesa che, insomma, sta facendo bene, però ha dei punti di debolezza, tra i quali per esempio anche la velocità di base. Non sono tre difensori super veloci quelli della Roma, non sono nemmeno lentissimi, però non sono Bremer, ecco, per capirci. All'Inter purtroppo mancherà Thuram, ma non solo lui, mancheranno anche Darmian e Di Gennaro, che si sono fatti male in questi giorni. Per Darmian un problemino muscolare, per Di Gennaro invece un problema, una frattura alla mano che lo ha portato anche ad essere operato. Tra l'altro al suo posto dovrebbe fare un salto appunto tra la prima squadra e l'Under 23, un ragazzo portiere che l'Inter ha portato ad Appiano qualche mese fa, Enrikas Adomavicius, lituano se non erro, che classe 2009 è già alto quasi 2 metri, e qui tanti tifosi già si sono scatenati, ma di Adomavicius parleremo in live questa sera e anche poi prossimamente, non è questo il momento in cui farlo. Ultima cosa, vi ricordo gli estremi per vedere questa partita che si giocherà sabato il 18 ottobre alle ore 20:45 con la live di Passione Inter, che come sempre ci sarà e comincerà alle 19:30, quindi mi raccomando, vi aspettiamo in live per seguirla con noi. La partita sarà visibile sia su DAZN che su Sky, sarà molto interessante, sono molto curioso di vederla. Per quanto riguarda tutte le altre info anche sull'arbitro eccetera, non vi spoilerò nulla, sapete che ho questa piccola parentesi, diciamo così, che mi prendo a pochi minuti dal fischio d'inizio di ogni partita in cui vi do qualche informazione sull'arbitro, sui varisti eccetera. Vi rimando alla nostra live partita quando ne parleremo appunto a tempo debito. Questo era quanto, fatemi sapere qui sotto nei commenti con quali sensazioni arrivate a questo Roma-Inter, se siete più ottimisti o più, non dico pessimisti, prudenti, ecco, diciamo così, più prudenti in vista di questa partita molto importante. Se volete potete farlo anche all'interno del club di Passione Inter su www.passioneinter.club per unirvi alla nostra grande community, sostenere il nostro progetto ed entrare nei nostri spazi in cui parliamo di Inter di continuo ogni giorno. Vi ricordo ancora una volta un click sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti. Ed infine, come sempre, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.